Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Perché agli italiani piace condividere la tavola. In Italia, condividere la tavola non è semplicemente un atto di nutrirsi, ma un vero e proprio momento sociale, culturale e familiare che ha radici profonde nella storia del paese. Gli italiani considerano il cibo come un ponte tra le persone, un'occasione per comunicare, per raccontare, per creare ricordi. Questa abitudine nasce molto tempo fa, quando la vita era più semplice, le famiglie erano più grandi e i pasti rappresentavano uno dei pochi momenti in cui tutti si ritrovavano insieme. Anche oggi, nonostante il ritmo frenetico della vita moderna, la tradizione di mangiare insieme rimane viva e importante. Uno dei motivi principali per cui gli italiani amano condividere la tavola è il valore della famiglia. La famiglia in Italia è storicamente considerata il centro della vita sociale. Ogni pasto, soprattutto la cena, diventa l'occasione per parlare della giornata, discutere problemi, scambiarsi opinioni e rafforzare i legami affettivi. Quando ero bambino, ricordo che la domenica era il giorno speciale in cui tutta la famiglia si riuniva: genitori, nonni, zii, cugini. Si preparavano piatti tradizionali, si apparecchiava la tavola con cura e si restava seduti insieme anche per ore. Questa esperienza mi ha fatto capire quanto sia importante mangiare con le persone care. Un altro aspetto fondamentale è la tradizione culinaria italiana, ricca di piatti tipici che invitano alla condivisione. Pensiamo alla pizza, servita in grandi teglie da dividere con gli amici, o alla pasta al forno preparata per 10 persone durante le feste. Ci sono ricette che richiedono tempo e pazienza, come il ragù che cuoce lentamente per tutta la mattina o la pasta fatta in casa dalle nonne. Tutto questo lavoro in cucina acquista valore solo quando è condiviso. Preparare da mangiare in Italia non è mai un atto individuale, è quasi sempre pensato per gli altri. Gli italiani vedono la tavola come un luogo di socializzazione. Non è raro che amici o colleghi si incontrino per un pranzo veloce o per una lunga cena il sabato sera. Anche nelle trattorie e nei ristoranti è comune ordinare antipasti misti da dividere o assaggiare piatti diversi insieme. Questo modo di mangiare crea un senso di comunità, di apertura e di partecipazione. Sedersi a tavola insieme significa dire: io ti dedico tempo, tu sei importante per me. Il cibo in Italia è anche un simbolo di ospitalità. Quando un ospite arriva a casa, la prima cosa che si fa è offrirgli qualcosa da mangiare o da bere. Un caffè, un biscotto, un piatto di pasta. Questo gesto è un modo per accogliere l'altro, per farlo sentire parte della famiglia o del gruppo. Anche le feste religiose o le ricorrenze civili ruotano spesso intorno alla tavola: Natale con il cenone, Pasqua con l'agnello e la colomba, Ferragosto con i pranzi all'aperto, i matrimoni con grandi banchetti. Un aspetto interessante è che mangiare insieme in Italia è anche un atto educativo. I bambini imparano le regole della buona educazione proprio a tavola: dire buon appetito, aspettare che tutti siano serviti, usare le posate correttamente, non alzarsi troppo presto. Attraverso i pasti condivisi si trasmettono valori come il rispetto, la pazienza, la generosità. In molte famiglie, i genitori cercano di insegnare ai figli a mangiare di tutto, a conoscere i sapori, a capire l'importanza dei prodotti freschi e locali. Non bisogna dimenticare che il piacere di condividere la tavola è anche legato alla salute e al benessere. La dieta mediterranea, tipica dell'Italia, è considerata una delle più salutari al mondo. Essa si basa su alimenti freschi, stagionali e spesso cucinati in modo semplice: verdure, frutta, cereali integrali, legumi, pesce, olio d'oliva. Mangiare lentamente, in compagnia, aiuta la digestione e riduce lo stress. Diversi studi hanno dimostrato che chi consuma i pasti in famiglia o con gli amici tende ad avere una dieta più equilibrata e a soffrire meno di problemi alimentari. Infine, la tavola condivisa è anche un momento di felicità e di identità culturale.
In un mondo sempre più veloce e digitale, fermarsi per mangiare insieme diventa un gesto di resistenza contro la fretta e la solitudine. Molti italiani, anche se vivono all'estero, cercano di mantenere questa tradizione. Organizzano cene tra connazionali, cucinano piatti tipici e invitano amici stranieri per far conoscere la loro cucina. Condividere la tavola è quindi anche un modo per dire: questa è la mia cultura, questa è la mia storia. Un altro elemento importante che spiega perché gli italiani amano condividere la tavola è il valore del tempo trascorso insieme. Nella vita quotidiana tutti siamo spesso occupati. Il lavoro, la scuola, le attività personali ci portano a correre da una parte all'altra. Tuttavia, il momento del pasto rappresenta una pausa, un momento in cui ci si ferma e si dedica attenzione agli altri. Questo tempo non è solo dedicato a mangiare, ma anche ad ascoltare, a parlare, a scambiare opinioni. Le famiglie italiane, anche quelle moderne, cercano di proteggere almeno uno di questi momenti durante la giornata, di solito la cena, per ritrovarsi e rimanere unite. Gli italiani apprezzano molto anche la varietà e la creatività in cucina, che rendono ogni pasto un'esperienza interessante. Condividere la tavola permette di scoprire nuovi sapori, di assaggiare piatti preparati da altri, di imparare nuove ricette. In molte case, quando ci sono ospiti, ogni persona porta qualcosa, chi il dolce, chi l'antipasto, chi una bottiglia di vino. Questo crea una collaborazione spontanea che rafforza i rapporti. Persino tra i colleghi di lavoro è comune organizzare pranzi condivisi in ufficio, specialmente durante le feste di Natale o per celebrare un compleanno. La condivisione del pasto ha anche una funzione economica e pratica. Mangiare in gruppo permette di risparmiare. Cucinare per molte persone costa meno che per una sola e si evita lo spreco di cibo. Per questo motivo, in Italia sono popolari le cene tra amici in cui ognuno contribuisce con una parte delle spese o porta una pietanza. Questo modello è chiamato spesso cena condivisa o cena sociale e si ritrova anche nelle associazioni culturali, nei circoli sportivi e nelle parrocchie. C'è poi un aspetto emotivo e psicologico. Mangiare insieme fa sentire meno soli. Le persone che vivono da sole spesso cercano occasioni per pranzare o cenare in compagnia, perché questo porta allegria e riduce la sensazione di isolamento. Gli italiani, in generale, sono un popolo socievole, che ama stare in compagnia e parlare. La tavola è uno dei luoghi più naturali dove questo può accadere. Non è necessario avere una grande festa. Anche un semplice piatto di pasta mangiato con un amico può avere un significato profondo. Un'altra ragione storica è che in Italia, soprattutto nelle zone rurali, la vita comunitaria era basata sulla condivisione. In passato, durante la vendemmia, la raccolta delle olive o il periodo del raccolto, le famiglie si aiutavano a vicenda e mangiavano tutte insieme dopo una giornata di lavoro nei campi. Questo spirito di collaborazione e di festa è rimasto nella memoria collettiva e ancora oggi si riflette nelle sagre, nei pranzi di quartiere, nelle feste di paese. Naturalmente, la tradizione di condividere la tavola non è priva di sfide. Con la vita moderna, gli orari di lavoro lunghi e i diversi impegni personali, non sempre è facile trovare il tempo per mangiare insieme. Molte persone pranzano da soli in ufficio o cenano rapidamente davanti alla televisione. Tuttavia, quando arriva il fine settimana o una festività, il desiderio di stare insieme intorno a una tavola apparecchiata torna sempre. Anche i ristoranti e le trattorie italiane cercano di creare un'atmosfera familiare, dove i clienti possano sentirsi come a casa. Condividere la tavola ha anche un ruolo educativo nei rapporti tra generazioni. I nonni raccontano storie del passato, spiegano ricette antiche, insegnano ai nipoti come fare la pasta o come scegliere la frutta migliore al mercato. I genitori parlano con i figli, li ascoltano, li consigliano. Questo scambio di esperienze avviene spesso proprio durante i pasti e aiuta a mantenere viva la memoria familiare. Infine,
Possiamo dire che per gli italiani condividere la tavola è un atto di amore e di cura. Preparare un piatto per qualcuno è un modo per dimostrargli affetto, per dire senza parole, mi importa di te. Non è necessario cucinare qualcosa di elaborato. Anche un semplice piatto di spaghetti può diventare speciale se mangiato con le persone giuste, in un'atmosfera serena e calorosa. Per tutte queste ragioni, la tavola condivisa rimane uno dei pilastri della cultura italiana. Essa rappresenta la famiglia, l'amicizia, la solidarietà, la tradizione e la gioia di vivere. Mangiare insieme non è solo nutrirsi, ma anche creare legami, condividere emozioni e costruire una comunità più forte. E forse è proprio questo il segreto della famosa dolce vita italiana: saper fermarsi, sedersi e godersi il piacere di un pasto in buona compagnia. Se vi piace il mio canale, non dimenticate di iscrivervi. Ci vediamo nel prossimo video.